Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Analog Photography for Dummies. In questa nuova puntata vedremo come sviluppare un rullino in casa per la prima volta. Questa guida è rivolta a chi non ha mai sviluppato un rullino in vita sua e, preso dalla curiosità, vuole provarci senza spendere troppo. Per questo motivo ometterò varie informazioni per rendere semplice e veramente alla portata di tutti questo fantastico processo. Per finire, vi avverto che questa guida non tiene conto degli standard archival che servono a far durare la pellicola nel tempo senza alcun deterioramento. Detto ciò, iniziamo col video. Ecco ciò che servirà per sviluppare la nostra pellicola. Avremo bisogno di una tank, un termometro, 3 bottiglie vuote, 2 becker, un rivelatore, un fissaggio, una bottiglia d'aceto e per finire un flacone di sapone liquido a pH neutro. Iniziamo caricando la nostra pellicola nella tank. Per caricare la tank vi rimando al video della settimana scorsa nel quale potete vedere passo passo come caricare una pellicola 135-120 nella spirale. Una volta caricata la tank, possiamo procedere alla preparazione dei nostri bagni. Solitamente, per una tank Patterson, si usano bagni da 300 ml per un rullino 35 mm e da 600 ml per un rullo 120. Iniziamo preparando il bagno di sviluppo. Esistono moltissimi rivelatori in commercio, ognuno dei quali sviluppa una determinata pellicola in modo diverso. Oggi prepareremo 600 ml di soluzione nella diluizione 1+39, ovvero una parte di concentrato e 39 parti di acqua. È tuttavia possibile usare altre diluizioni, spiegherò il perché usarle in un video apposito. Per la realizzazione di questa puntata ho scelto l'Arsimago FD. È uno sviluppo one shot concentrato, ovvero uno sviluppo da preparare ad ogni utilizzo, miscelando il concentrato ad una quantità determinata di acqua corrente. Una volta usato lo sviluppo one shot, non può essere usato una seconda volta e va subito smaltito. Come detto a inizio video, questa guida non tiene conto degli standard archival e cerca di far spendere il meno possibile a chi si approccia per la prima volta a questo processo. È per questo motivo che realizzeremo il bagno di stop, ovvero il bagno che ferma la reazione chimica del rivelatore, usando del comunissimo aceto con diluizione 1+19. Il terzo e ultimo bagno viene preparato diluendo del fissaggio concentrato in acqua corrente. I fissaggi, seppur di marche diverse, sono tutti uguali. Vi consiglio di acquistare quello che costa meno. Io ho scelto il fissaggio Arsimago e lo userò con diluizione 1+7. Una volta preparati i nostri bagni, possiamo iniziare a sviluppare finalmente la nostra pellicola. Vi ricordo che l'ordine con cui si versano i bagni nella nostra tank è fondamentale. Sbagliare l'ordine comprometterebbe in modo irreparabile la nostra pellicola. Iniziamo quindi versando il bagno di sviluppo nella nostra tank e facciamo partire il nostro timer. Nel mio caso terrò lo sviluppo nella tank per 7 minuti. Il tempo di permanenza dello sviluppo nella tank varia per ogni pellicola e per ogni rivelatore. Potete trovare dei tempi di partenza nella scheda tecnica del vostro sviluppo. Una volta versato tutto il nostro rivelatore, diamo dei piccoli colpi alla tank per evitare la formazione di bolle d'aria e agitiamo per 30 secondi costantemente. Passati i primi 30 secondi, capovolgiamo la tank 2 volte ogni 30 secondi. Finiti i nostri 7 minuti, possiamo svuotare la tank. Passiamo adesso al bagno di stop. Versiamo il nostro bagno e capovolgiamo la tank costantemente per 30 secondi. Fatto ciò, svuotiamo la tank e versiamo il nostro terzo e ultimo bagno. Versato tutto il nostro fissaggio, iniziamo a capovolgere la nostra tank costantemente per 30 secondi.
Poi lasciamo agire il fissaggio per 10 minuti. Il nostro processo è finalmente arrivato al termine e la pellicola all'interno della tank è finalmente pronta. Prima di estrarla però dobbiamo passare alla fase di lavaggio. Lavare la nostra pellicola è molto semplice. Basta riempire d'acqua la nostra tank e capovolgerla costantemente per qualche minuto. Per eliminare tutti i residui del fissaggio, vi consiglio di ripetere l'operazione più volte. Dopo aver lavato la pellicola, possiamo finalmente aprire la tank. Versiamo quindi qualche goccia di sapone liquido all'interno e agitiamo con la spirale per formare la schiuma. La schiuma ci aiuterà ad asciugare correttamente la nostra pellicola e ad evitare la formazione di aloni. Eccoci arrivati al momento che tutti aspettavate. Possiamo finalmente estrarre la pellicola dalla nostra spirale e vedere cosa è uscito fuori. Per questa volta ci è andata bene. Possiamo prendere delle mollette e appendere nello stendino di casa la nostra pellicola. Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Spero di essere stato chiaro in ogni passaggio. Per qualunque dubbio scriveteci qui sotto nei commenti o in direct su Instagram. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!